Che cos'è l'intelligenza? È una domanda che mi sono fatto spesso anche io, ma alla quale non ho trovato una risposta. Ho la sensazione che la formulazione, la risposta a questa domanda dipenda molto dal soffitto dell'epoca in cui si vive e quindi da quelli che sono gli elementi prelogici, predialogali o i bias, le credenze dell'epoca. Mi è capitato di sentire, per esempio, molte definizioni, ma nessuna, perlomeno a livello intuitivo, a livello olfattivo, mi ha mai lasciato completamente soddisfatto. Per cui sto ancora alla ricerca e continuo a chiedermi che cosa sia questa intelligenza, se è un'intelligenza generale, un'intelligenza della vita, o la domanda ce la poniamo in particolare rispetto all'irruzione del fenomeno umano nella storia della vita. È un'intelligenza di tipo lineare, meccanico, oppure è un'intelligenza di tipo riflessivo? Può prescindere dalla consapevolezza oppure no? Sono tutte domande molto interessanti, domande che hanno bisogno di un minimo di rigore logico e di una esplicitazione descrittiva del come si affronta questa domanda, del punto di vista che si pone e da quale angolatura la si guarda e in più quale dovrebbe essere l'interesse di questa domanda. Una delle ultime definizioni che ho sentito è quella relativa alla capacità di risolvere problemi. In questo senso l'intelligenza può anche non essere umana, ma oltre che essere una definizione che almeno dal mio punto di vista non vola molto alto, mi è sembrata incompleta, pigra, un po' superficiale perché non si definisce bene quali dovrebbero essere questi problemi e qual è il punto di vista che si sta mettendo in merito ai problemi che vadano risolti. In questa affermazione, in questa definizione, per esempio, non è definito bene l'interesse, la capacità di risolvere problemi. Che tipo di problemi? Perché a seconda di come guardo io le cose, di come uso questa parola, verranno fuori risposte diverse. Problemi di tipo riproduttivo, problemi di tipo pratico per la sopravvivenza. In questo senso sì, si possono risolvere molti problemi nel mondo animale, nel mondo vegetale e anche nel mondo umano. Problemi di tipo pragmatico o problemi per esempio relativi alla questione della felicità o problemi relativi alla questione della conoscenza. Capite come nel momento in cui poniamo certe domande, nel momento in cui tentiamo, azzardiamo una risposta, sempre dobbiamo fare i conti con quelli che sono i paradigmi e gli antepredicativi dell'epoca in cui viviamo. Per cui sì, esplicitare il punto di vista, la messa a fuoco e esplicitare l'interesse sarebbe abbastanza interessante da questo punto di vista. A volte si ricorre a questioni etimologiche, intelligere, leggere dentro, che possono essere molto affascinanti. Si possono tirare fuori delle risposte che sono seducenti dal punto di vista intellettuale, ma che alla fine non lasciano comunque, non so se a voi succede lo stesso, ma ti lasciano quella sensazione di che comunque qualcosa ancora ti sta sfuggendo, qualcosa non è ben definito nei suoi contorni. Per cui continuo a cercare una risposta a questa domanda e nel cercare una risposta a questa domanda mi rendo conto che ho ancora bisogno di fare ordine nella mia testa, ma nel frattempo mi sembra di aver chiaro se non altro alcuni parametri, e cioè qualunque sia la cosa di cui stiamo parlando, secondo me in qualche modo ha a che vedere con la capacità di relazionare dati in modo coerente dandogli una determinata direzione. Quando si parla di intelligenza, secondo me bisogna tenere conto di alcuni elementi. Il primo aspetto io direi che è l'elemento compositivo, e cioè di quali dati, di quali informazioni dispongo. Il secondo è l'elemento relazionante, e cioè in base ai dati e alle informazioni di cui dispongo,
che tipo di capacità ho di stabilire un determinato tipo di relazioni, di connessioni tra questi dati. Quindi c'è un elemento compositivo e c'è un elemento relazionante. Questo spiega perché a volte incontriamo persone che non hanno avuto la possibilità di studiare o che vivono in zone rurali e non hanno mai avuto accesso agli studi, hanno delle informazioni molto scarse su come funzionano le cose, come funziona il mondo, eppure li si vede brillare di intelligenza, di un'intelligenza superiore a persone che magari sono laureate, che hanno studiato, li si vede con questa spregiudicatezza intellettuale, con questa brillantezza intellettiva, con questa mente fresca, dinamica, e ci sorprende perché siamo magari abituati a confondere la cultura o la conoscenza con l'intelligenza. Certo, naturalmente, se quella stessa persona, molto brillante intellettualmente, avesse ancora più informazioni, infinite meraviglie, naturalmente, quello sarebbe l'ideale. Tante informazioni e la capacità in qualche modo di attingere a queste informazioni e metterle in relazione in un modo interessante, con una sua coerenza e con una certa disinibizione intellettuale. L'ultimo elemento che mi sembra di intravedere è l'elemento processuale, quindi compositivo, relazionante e processuale, cioè ho un determinato numero di dati, di conoscenze, di informazioni, posso stabilire relazioni tra queste informazioni in un certo modo e infine che direzione do a tutto questo. Questo tema del processo, della direzione, non è secondario secondo me perché non implica solo un aspetto etico dell'uso che si fa dell'intelligenza, ma implica anche il fatto che dietro tutte queste operazioni, dietro il modo di raccogliere certi dati piuttosto che altri, il modo di relazionarli, c'è implicitamente un modo di interpretare, di incapsulare e di dare una direzione allo sguardo con cui accolgo la realtà. Credo che questo sia valido in tutti i campi, che sia la scienza, la filosofia, l'arte, perché ci sono diversi tipi di vibrazione, diversi tipi di intelligenza e ancora di più è valido nel campo della mistica, della spiritualità o perché no della psicologia. Lì possiamo vedere molto bene questo terzo elemento che è quello processuale, che è quello della direzione, perché tutti noi abbiamo esperienza di persone molto colte nel campo dell'esoterismo, nel campo dello studio delle religioni, dei diversi tipi di spiritualità, che hanno letto tantissimi libri, o nel campo della psicologia, grandi conoscenze che non sempre è possibile mettere in pratica. Sicuramente avete conosciuto persone molto colte nel campo della spiritualità, della mistica o della religione, o che praticano da tantissimi anni, che però per una serie di motivi non hanno potuto risolvere le loro contraddizioni, il loro riflesso possessivo, alcuni problemi molto semplici di sofferenza umana. E lo stesso succede nel campo della psicologia. Si possono conoscere teoricamente molti dati, molte informazioni, vi dico di più, si può avere una grandissima esperienza sul campo, ma si può tranquillamente non essere in grado di risolvere i più elementari problemi di sofferenza quotidiana. Quindi, per quanto mi riguarda, la domanda su cosa sia l'intelligenza rimane una questione aperta. Sicuramente per rispondere a questa domanda bisogna fare uno sforzo non solo di tipo intellettuale, ma anche di tipo riflessivo, di tipo appercettivo, per individuare non solo quello che è il soffitto dell'epoca, gli antepredicativi dell'epoca, le credenze dell'epoca, ma anche quelle che sono le istanze personali, nel momento in cui ci si pone questa domanda e si tenta una risposta. E in secondo luogo, mi sembra che l'aspetto compositivo, l'aspetto relazionante e l'aspetto processuale siano tutti e tre degli elementi fondamentali perché questa cosa di cui abbiamo un'intuizione ma non ancora una definizione soddisfacente possa esprimersi nel migliore dei modi. Tutto qua.